Ciao Barbara. Piacere, grazie Piacere di essere mio. venuta nel nostro canale a raccontare la tua storia. Grazie a voi. Noi siamo a Lanzarote, in questa Sì. magnifica terra che ti ha accolto Sì. da poco. Da pochissimo, 2 mesi neanche. Raccontaci un pochino la tua storia di espatrio, perché sei andata via dall'Italia e che cosa facevi in Italia? Allora, io diciamo che ho cominciato un po' prestino, ovvero avevo 19 anni, finito la scuola e sentivo l'esigenza di provare un'esperienza nuova e quindi cavarmela da sola, tirarsi sulle maniche, come si diceva a me, e sono andata in Inghilterra. Ho cominciato in Inghilterra, a Londra, dalla base, quindi facendo cameriera, lavorando per un'agenzia di catering. E Londra però ho scoperto che la città non faceva per me, che io comunque vengo da un paesino di campagna nel Veneto, e da lì una persona mi ha, diciamo, coinvolta in questa avventura di andare alle Canarie. Poi abbiamo scelto Tenerife perché io non sapevo manco a momenti dove erano nella carta geografica, però siamo sbarcati proprio quasi illegalmente, no, illegalmente no. E avevo 20 anni, mi ricordo, e non sapevo né la lingua, non conoscevo nessuno, quindi ho dovuto ricominciare proprio da capo. Però è stato da una parte impegnativo, dall'altra parte molto 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 d'aiuto per me stessa e specialmente lì sì io mi sono fatta sulle maniche. Mi hanno accolta, comunque i canari sono persone eccezionali, non posso dire niente. E non conoscendo niente nessuno, semplicemente la dama di casa, e mi ha aiutato anche con i documenti, mi ha aiutato a trovare un altro appartamento perché era turistico, era un alloggio così su 2 piedi, e dal nord mi sono trasferita al sud di Tenerife e lì è cominciata l'avventura anche lavorativa e poi la ricerca della casa, la ricerca di qualsiasi cosa. Quanto tempo hai vissuto a Tenerife? Quasi 4 anni lì. 4 sì. anni. E poi che è successo? Poi per motivi familiari sono dovuta tornare in Italia e ci sono rimasta per ben quasi 3 anni, finché nel mio cuore, nella mia anima è rimasta questa passione per le Canarie. Ogni qualvolta che riuscivo tornavo a Tenerife, comunque lì ho tantissimi amici, avevo il conto corrente, avevo il cane, avevo la casa, avevo la macchina, io avevo tutto. E quindi sono ritornata per riprendermi in mano un po' quello che avevo lasciato, solo che qualcosa mi legava ancora in Italia. Quando in Italia non mi legava più niente, nessuno, niente, a settembre sono ripartita. Ho preso il biglietto, sono andata e stavolta ho provato a Lanzarote perché c'era venuta per lavoro, lavoravo per un'agenzia di maratone e qui c'era la maratona ogni anno che fanno e mi è piaciuta. Ero curiosa di viverci perché vivendolo da turista è una cosa, vivere le Canarie da residente è un'altra. E onestamente a me piaceva vivere da residente e quindi ci sono tornata e da 2 mesi che sono qui. Ho trovato lavoro subito, anche inaspettatamente, non era mia intenzione, però visto che l'occasione si è capitata. Quindi tu parli perfettamente spagnolo, immagino? Spagnolo, Quanti sì. anni hai adesso? Io adesso ne ho 28. Parlo spagnolo, sì, inglese, va bene. Ok, e che lavori si trovano qui a Lanzarote? Allora, nel turismo sicuramente, e principalmente cameriera, quindi anche in caffetteria. Se hai la fortuna di entrare in hotel, che io consiglio ovviamente, perché è un lavoro sicuro e hai un contratto come si deve, che qui i contratti peccano un po'. Se trovi lavoro in caffetteria, ristorante, è che all'inizio se non sai la lingua ti devi adeguare e tanti non si adeguano e io mi sono adeguata per tanti anni e adesso sto cercando di entrare in hotel, però adesso il turismo è calato per via della situazione del Covid, ma insomma in caffetteria mi trovo bene lo stesso, le persone sono eccezionali. Quindi lavori in caffetteria? Sì, adesso sì. Perfetto. La differenza tra vivere alle Canarie da turista e da residente? C'è una bella differenza. Allora, da turista è bella per tutti, sotto tutti gli aspetti. Tutte le Canarie, diciamo tutte le isole hanno una caratteristica particolare, sono tutte diverse quanto anche molto simili. Quindi diciamo che per chi vuole venire a rilassarsi, staccare la spina per completo, mare, montagna, trekking, sport acquatico, sport di montagna, hai tutto.
e te lo passi, te lo vivi molto bene. Da residente devi prendere in considerazione che ti metti a confronto con un'altra cultura, un'altra lingua, un altro cibo, un'altra maniera di vivere che a tanti si adatta, come nel mio caso, e tanti pensano di venire a trovare, che ne so, tanti hanno il sogno americano, no? Il sogno delle Canarie, vengo qua, tanto l'IVA costa 7%, mi apro un'attività, però poi si trovano che la realtà è diversa, con l'amaro in bocca, e quindi viene un po' screditata, viene un po' vista sotto aspetti molto negativi le Canarie. Perché? Perché come in tutti i paesi non è così, insomma, non è che arrivi qua, trovi tutto pronto, hai chi ti aiuta a fare i documenti, chi ti trova la casa, no. Devi imboccare le maniche e adattarti a una vita che non tutti si adatta, e quindi tanti tornano a casa. Certo. E a Tenerife hai avuto, so che a Tenerife magari alcuni dicono che l'italiano non è visto bene, è vera No, questa cosa? sì, io ho avuto, confermo, perché in primis quando cercavo appartamento, e parliamo nell'anno già 2014, io ho fatto fatica, perché purtroppo tanti italiani, come anche tanti inglesi, tante nazionalità, però specialmente l'italiano, nella maggior parte delle volte con la prepotenza, diciamo che ha creato un po' dei casini a livello specialmente nelle case, e anche non solo, nelle attività, anche nel commercio, a livello commerciale. Io quando andavo a cercare case nelle immobiliarie mi dicevano: ah, sei italiana? Sì, guarda, mi dispiace, ma noi non affittiamo italiani. Il motivo è perché distruggevano tutto. Distruggevano e siamo visti male. A me dispiaceva perché non tutti siamo uguali comunque. Certo. Quindi Dipende sotto quell'aspetto anche sì. dall'età, magari, non so, a un pensionato gli danno la casa più facilmente perché No, non credere. No? Pensionati venivano truffati, ecco, l'altra parte della medaglia. Tanti venivano truffati, magari si fidavano. Che Sai, modo? con nazionali mi aiutano, perché c'hanno delle agenzie che per chi non sa la lingua, per chi arriva come pensionato, vuole cercare casa o comprare, ci sono delle agenzie in cui ti puoi appoggiare. La maggior parte delle volte erano truffe, quindi tu già anticipavi dei soldi e a volte questi poveri pensionati si trovavano che arrivavano, l'agenzia non esisteva, quindi non c'era nessun appoggio e non c'era nessuna casa perché da comprare. Le persone dall'Italia Certo, mandavano sì. i soldi. Sì, perché È noi ci questo che fidiamo da dobbiamo dire, connazionale. no? Che dobbiamo dire appunto che non è che si fanno le cose dall'Italia, No. soprattutto se non è un'agenzia italiana o qualcuno che già No. comunque conosci, e bisogna Esatto. andare sul posto per trovare casa, per sistemarsi, bisogna andare a vedere il posto e vedere le persone fisicamente. Sì, lo consiglio vivamente, sì, Ok. assolutamente. Questo è importante, Sì. grazie. Irene, volevo chiederti, quando tu sei andata via dall'Italia, Sì. come è andato il passaggio nel trasferimento? Diciamo, c'è qualcuno che ti ha ostacolato, ci sono stati dei problemi, qualcuno che ti ha aiutato? Allora, il primo trasferimento per Tenerife, ostacoli sì e no, nel senso la mia famiglia non era d'accordo, che comunque io sono un terremoto a casa e quindi quando non ci sono si sente la mancanza, e specialmente in un momento in cui avevano bisogno sì, hanno messo degli ostacoli. Però io ero testarda, 20 anni, volevo spaccare il mondo e sono andata lo stesso, contro tutti. E anche contro gli amici, perché comunque anche contro il lavoro, perché io dovevo tornare a casa e avevo già il posto sicuro. Quindi io il lavoro fisso ce l'avevo, avevo tutto, non mi mancava niente. Però quando senti che hai destino andare, vai. E quando hai la determinazione di farlo, lo fai. Quando hai forza e volontà, si fa. Quindi cosa ci vuole? Tanta determinazione, tanto coraggio, che comunque 20 anni è una cosa, adesso che ne ho 28, che sto rivivendo l'esperienza, è completamente diverso. Quindi a 20 anni l'ho superata fregandomene, semplicemente, anche se poi i miei genitori stessi hanno capito la mia scelta e pensavano che io andassi contro il pericolo, invece poi sono venuti a trovarmi e hanno capito tutt'altro, quindi si sono messi il cuore in pace. Questa volta che avevo di anni, ne ho 28, lasciavo lo stesso un posto sicuro di lavoro in Italia, lasciavo degli affetti non indifferenti, lasciavo la famiglia. A livello sentimentale, emotivo, è stata dura per me,
specialmente per i miei che ormai pensavano stessi a casa, invece no, sono andata lo L'ho stesso. pensato male. Sì, ho pensato male. Giustamente poi la vita è fatta di tante cose, non è che... È fatta di scelte, Di scelte. e la vita è mia e a malincuore da una parte l'ho fatto lo stesso. È difficile perché hai una mente più razionale, anche le sensazioni cambiano, e le esperienze cambiano e le paure cambiano. Quindi tanti che mi dicono: "Ah, ma tu sei pazza, lasci tutto di nuovo in questa situazione". Sì, è che a me, a differenza di tanti, il non sapere cosa mi aspetta mi dà più stimolo. E quindi quello che mi ha dato stimolo è una voglia di ricominciare da capo e di provare qualcosa di nuovo e respirare aria pura. Quello che io mi sentivo in Italia era questa sensazione di soffocamento, fiato sul collo. Noi in Veneto specialmente siamo famosi perché tu devi lavorare e quella è la vita. Però dopo che sono andata via da Tenerife, che la vita è molto più lenta, la gente è rilassata, qui è tutto mañana. E per me era mañana. Certo. Quindi la cosa più difficile è stata poi tornare in Italia dopo 4 anni, E 5 anni rimetterti via. con quei ritmi. Certo. Io ho avuto delle crisi non differenti e lo ripeto, sono dovuta andare anche a un sostegno perché non ne venivo fuori. E Non è facile. non è facile, mi sono adattata, che comunque bene o male ho uno spirito di adattamento potente, però non era per me, quindi io ho avuto tante difficoltà a lasciare gli affetti, perché la mia terra la amo, lo ripeterò sempre, io l'Italia la amo e mi dispiace che sia in questa situazione, che si trovi in questa situazione, anche politicamente parlando. L'amo, amo il cibo, amo la gente, la mia famiglia, però quello che io amo più di tutto è l'adattamento che ho trovato qui. La vita che ho trovato qui che si adatta più alla mia caratteristica come persona. Quindi se voglio tornare in Italia so che in 4 ore di aereo ci sono, se voglio vedere i miei genitori c'è anche, per fortuna, la tecnologia ci aiuta, però io qui sto bene perché vivo come voglio vivere io, senza che nessuno mi dica niente. Credo Tenerife, sì, Lanzarote non solo perché mi è piaciuta, diciamo che io sono venuta 2 anni fa e avevo conosciuto, diciamo, un compagno di lavoro, perché dove l'alloggiavo per lavoro e il metro della sala dove si mangiava, insomma, c'era questo ragazzo che, insomma, parlando, facendo una battuta in più, siamo entrati in simpatia. E io e la mia migliore amica, che lavoravamo insieme, siamo usciti qua fuori a cena e siamo rimasti in contatto nonostante, insomma, la distanza dopo tutti questi anni. Io comunque avevo già ragazzo a quell'epoca, quindi non mi sono mai esposta, però mi è piaciuto perché questi 2 anni siamo rimasti in contatto per il compleanno, sai, tanti auguri, come stai, come va, come non va. Quando poi ad agosto di quest'anno avevo deciso di ristaccare e andare a riespatriare, l'avevo sentito e mi dice così: perché ho una stanza libera in più, bene, quando vuoi sai che qui l'alloggio c'è. Quindi già avere un appoggio, Certo. a me diciamo avere il cuore in pace, quindi non dovevo cercare appartamento, avere l'agonia. Poi sono arrivata, oltre a che mi piaceva Tenerife, mi è piaciuto anche come persona e abbiamo cominciato questa... Tenerife, Lanzarote. Lanzarote, Ok. scusami. Abbiamo cominciato a uscire, a conoscerci di più e insomma fino adesso tutto bene. Siamo in love. Io le ho visitate tutte, mi manca solo Hierro, che è l'isola più piccola e non ho avuto ancora l'occasione. Allora, Lanzarote la posso consigliare a chi ama lo sport acquatico e chi ama la maratona, visto che qui ogni anno a dicembre come si dice? Si organizzano sì, le maratone. Per chi ama il surf è indicatissimo, specialmente la zona di Famare, La Santa, che sono la parte al nord, e chi ama il ciclismo, perché qui i ciclisti sono
molto 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 amati. Ci sono le piste, insomma le strade che sono tenute Messe a bene, sì, posto. e la posso consigliare anche come clima, non essendoci troppo vento, l'inverno come vedete non ho un giubbotto se non quello in pelle, sei in ciolas come dicono qui, in ciabatte tutto l'anno e si sta bene. Fuerteventura, essendo più ventosa, quindi la consiglio per chi è amante della spiaggia perché ha delle spiagge invidiabili, bellissime, secondo me più belle di tutte le Canarie. Soprattutto a sud. Soprattutto a sud per chi è amante del surf, kitesurf, quindi sport acquatici che tendono più a, Ok. diciamo, Cose più col ventose. vento, ok. E tipo tu conosci anche Corralejo Sì, a sì. Fuerteventura? Corralejo. Abbiamo sentito che si parla quasi del tutto italiano ormai là. Sì, e diciamo che la maggior parte sono tutti a Fuerteventura. Qui ti dico la verità, a Lanzarote non ne ho incontrati molti e la cosa mi ha stupito. E ne ho incontrati di più a Fuerteventura, Gran Canaria e nel sud di Tenerife. Ok. Qui ancora non tanto. È vero che Fuerteventura è più economica rispetto a Lanzarote un pochino? No, secondo me no. Come prezzi, Sì, poi dipende sempre da dove case. si va, perché hai la zona turistica che ovviamente è quella più ambita e quella che costa di più. Io vivo comunque ad Arrecife, non pago molto d'affitto, però sono in una zona dove i canari risiedono. Quindi nella zona turistica si paga, come Playa Blanca per esempio, zone dove c'è il pueblo si paga sempre molto meno e anche la vita costa meno, supermercati, ristoranti. Gran Canaria, allora, per le mie caratteristiche non fa per me, nel senso che è caotica, specialmente nella parte Las Palmas, vabbè siamo in capitale. La città. Sì, è proprio città, ma io perché non sono fatta per la città. Quello che mi è piaciuto sono le dune di Maspalomas, che Playa del Ingles. sì, troppo turistico per i miei gusti, tantissimi inglesi, è una spiaggia di nudisti e non mi ha fatto impazzire. Quello che posso dire di positivo di Gran Canaria è che è varia, quindi hai la spiaggia, hai la montagna, hai molta natura ed è, ormai non ti annoi mai, è molta attività. Quella più completa, a mio avviso, che è quello che mi è rimasto nel cuore, è Tenerife. Tenerife, se hai voglia di mare, vai a mare. A, non so, pochi chilometri c'è il Teide che sta nevicando mentre la gente sta facendo il bagno nel mare, che è la cosa che mi ha affascinato di più in assoluto. C'hai la montagna, c'hai la natura, hai la parte più secca, la parte più umida, hai la pioggia, hai il secco, l'umidità, hai tutto, è completa e hai tantissime attività, tantissime escursioni, zone che costano di più, zone che costano di meno. Tanti italiani, è vero, però dove vivevo io, che era Valle San Lorenzo, un piccolo pueblo, diciamo, sempre in provincia di Arona, si viveva molto bene, la vita costava moderatamente anche abbastanza poco e il clima, vabbè, il clima lì è perfetto, secondo me. Lì è come qua, come Lanzarote, bene o male, hai i giubbettini in pelle d'inverno la sera ed estate Che comunque era tutto Tenerife l'anno. Sud, perché so che Io ero al sud. al nord piove molto. Al nord di è più. molto più umido, infatti è la parte più verde perché piove di più, fa un po' più freddo, però insomma hai Io se mi brillano gli occhi se ci penso, però hai dei paesaggi, dei tramonti che sono mozzafiato, è una cosa... Io mi sono innamorata di tramonti a Tenerife e qua, specialmente a Lanzarote, c'è il Mirador del Rio, specialmente che quando cala il sole alle 6, specialmente se c'è magari qualche nuvola o ha piovuto poco prima, è fantastico. E chiudiamo con i tuoi progetti, cosa hai, diciamo, nel tuo futuro, cosa vedi, cosa ti piacerebbe? Allora, tendenzialmente non faccio progetti perché la vita ti sorprende ogni giorno e quindi quello che mi auguro è di seguire la mia strada, quello che io voglio fare senza che qualcuno me lo detti e di essere libera come lo sono ora, che ora posso dire di aver trovato un mio equilibrio. Un consiglio allora alle persone che hanno seguito la tua storia su Story Hunters, un consiglio che puoi dare a chi vuole esplorare le Canarie o pensare a un trasferimento? Allora, per chi vuole esplorare,
lo consiglio vivamente, però per chi vuole trasferirsi, quello che dico a tanti è che cioè quasi tutti i giorni, non dico tutti i giorni, ma spesso mi chiedono: ah no, ma se io vengo lì, mi trasferisco, fermi. Io consiglio di venire un mese, almeno un mese, fermarvi nell'isola in cui più vi si addice, quindi degli amanti della spiaggia o della natura, e provare, e cominciare a chiedere e cominciare anche a assaporare la cultura del posto. Perché non è per tutti, Tenerife come tutte le Canarie non sono per tutti, quindi magari tanti pensano vado lì, faccio la bella vita. No, io per arrivare a fare la bella vita che faccio ora sono passati tanti anni e ho dovuto affrontare tantissimi ostacoli, perché tutti vi raccontano la parte più bella, ma la parte più difficile non ve la racconta mai nessuno, e io vi assicuro che c'è sempre, in tutte le parti. Quindi consiglio di venire a visitarle, fermarvi almeno 3 settimane, un mese, e poi decidere in caso se trasferirvi o meno. Story Hunters TV saluta tutti, in bocca al lupo per qualsiasi scelta che voi facciate nella vita, e che la vita vi sorrida sempre.